mia scrivania stamattina ci sono due belle penne stilografiche, sono entrambe di Leonardo, officina italiana, la prima è la Momento Zero e l'altra è la Momento Magico, DNA, quella che ha il caricamento a pistone, diversamente da questa che sto utilizzando, che invece funziona con la cartuccia o con il converter. Le ho qui, sono due modelli, uno più bello dell'altro, ma soprattutto uno più venduto dell'altro, perché sono due cavalli di battaglia. Allora, mettiamole rapidamente a confronto per capire quali differenze, al di là di quelle che vi ho appena presentato. I pennini sono entrambi in acciaio. Da una parte ho un pennino fine, questo che state vedendo, e dall'altro ho un pennino fine lo stesso, ma di tipo elastico, cioè uno degli ultimi che sono commercializzati con queste penne. Vi descrivo subito l'analisi dinamica, o per meglio dire le sensazioni che si ricavano dall'utilizzo di un pennino rigido come il pennino fine della Momento Zero che avete appena visto e quello elastico che invece state vedendo in questo momento. C'è una bella differenza perché l'altro appare proprio rigido, quasi batte sulla carta perché la Momento Zero è una penna solida, avete visto quanto o vedrete quanto è robusta nel suo fusto e quindi trasmette una solidità fin dall'impugnatura ed arriva anche alla punta del pennino, quindi buona per certe cose, per essere veloce nella scrittura, ma meno per seguire invece la gestualità della mano, per accordarsi con, vedete, con questo tipo di scrittura più armoniosa, un pochettino più incline anche a dare il peso, l'inflessione alla curvatura, alle asticelle, insomma, tipica del pennino flessibile. Due comportamenti diversi. La prima differenza che emerge è il peso, ma neanche il peso, diciamo il bilanciamento. Da Momento Zero, come si può osservare e come saprete, non ve la descrivo nei dettagli perché ormai l'ho fatto in numerosi video, è alimentata con cartuccia o converter. Il converter in dotazione, come vedete, è un converter abbastanza lungo, capiente, ma anche con ricche parti in metallo, le quali si spingono fino al codale della penna e anzi proprio lì fanno gravare un pochettino il peso. Mettiamoci anche una sezione molto generosa del fusto e la penna appare effettivamente un po' bilanciata verso la parte finale rispetto che all'impugnatura, molto diversamente rispetto alla DNA, che non solo non ha il movimento, scusate, il converter, ma il movimento è un movimento molto leggero, posizionato vero sulla parte finale che aziona il movimento dello stantufo, però è molto leggero, non si sente e forse, chi lo sa, lo dico senza averla aperta, magari una sezione anche un po' meno spessa, basta davvero poco per generare quella sensazione di governabilità sull'impugnatura che io apprezzo molto e che vi fa assolutamente scrivere bene. La Momento Zero resta una penna di sostanza, una penna di quelle che si sentono in mano rispetto a quest'altra che invece è un pochettino più leggera, io almeno la trovo così. E allora godiamoci questa eccellenza italiana, sperando che il boss, il Ciro Matrone, continui in questa sua nuova avventura di lavorare il pennino in casa, perché la bella differenza che ne emergerà è quella che secondo me caratterizza la scrittura, che poi insomma è la finalità di una penna stilografica. E a voi tutti amici, grazie per aver seguito anche questo video. Alla prossima!